siamo già a Rouen e vediamo già le bellissime cattedrali. Anche questa è bella, ma l'altra è pazzesca. Siamo quasi arrivati al parcheggio, ma purtroppo Davide deve fare una lezione, quindi mi sono dovuto fermare. Dobbiamo andare dall'altra parte, vedete dove ci sono tutti quegli altri camper? Devo parcheggiare lì. Non so neanche da dove si passi, forse da questo ponte che c'è qua. Comunque tra un'ora, quando finisce la lezione, proseguiamo. Questa è sempre la Senna, Dato ha finito la lezione possiamo raggiungere il parcheggio, forse. Non sappiamo, è un'isola. È un'isola sulla Senna e non riusciamo ad andarci. Abbiamo trovato il parcheggio, siamo riusciti a entrare in questo isolotto. Ci sono tanti camper, quindi sosta sicura. Spengo. Davide ha fatto oltre la lezione di inglese, un'ora e mezzo, un'altra ora e mezzo anche di storia, vero? Storia? Sì, avete fatto? No, vabbè, letteratura, i poemi cavallereschi. E poi Rita si è già messa adesso all'opera in cucina. Sono già le 8:15, 8:20 e sta appena cominciando, mangeremo un po' più tardi. Comunque, parcheggio, ragazzi, ve l'ho fatto vedere appena mi sono fermato, tranquillissimo, pieno di camper, sono sereno. Domani visitiamo la città. Belli sti. Alla fine, ragazzi, un po' di solomiglio, cioè il filetto. Avete visto, Rita poi ha addirittura frullato tutti i condimenti che ha usato per cucinarlo. Solito bicchierozzo di vino. Ragazzi, ci vediamo domani mattina quando usciamo per visitare Rouen. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti quanti. Domani ci sarà una sorpresa. E salute. Buongiorno ragazzi, sono le 8:21 e 48 secondi del mattino. Oggi il buongiorno lo faccio io perché papà ha i fornelli. Ci sono 12 gradi e 4 fuori. Guarda cosa c'è oggi. Guarda, vi avevo detto che c'era una specialità ieri ed eccola qua, il bacon. Mamma mia che buono! Uova e anch'io 3 pezzetti di bacon. 1, 2. Papà me l'ha comprato finalmente, adesso lo assaggio. Eccoci qua ragazzi, di nuovo buongiorno. Dopo che Dado vi ha fatto vedere la sua colazione, era gasatissimo per il bacon. Gli ho comprato delle fettine di pancetta, gliel'ho abbrustolita in una padella e non vedeva l'ora di filmare questa novità. Comunque siamo già in giro a passeggio, 10:30. Stiamo andando a visitare Rouen, una bellissima città. Io ce l'ho nel cuore, me la ricordo discretamente e mi era piaciuta moltissimo. Qualche minuto e siamo già nel centro. La cattedrale è la prima cosa che vi faccio vedere perché è davvero meravigliosa, forse è la più bella che ho mai visto. Siamo già praticamente nel centro di Rouen e vediamo l'immensa cattedrale che stanno in parte ristrutturando. È meraviglioso, ma vedete dentro, andiamo a vederla subito, speriamo che sia aperta. Bella casa individuale, 80 metri quadri, 295.000 euro. 132 metri quadri, 390.000 euro. 7 stanze, 160 metri quadri, 456.000 euro. Noi, Rita, continuiamo a vivere in camper. Prezzi alti anche a Rouen. Che bello, già passeggio amici. Non c'è freddo, ci sono 14 gradi e mezzo. Sì, sempre nuvoloso, mette pioggia per il dopo pranzo, ma ce ne freghiamo. Nostra Signora di Rouen, Notre Dame de Rouen, è meravigliosa ragazzi, meravigliosa. Adesso andiamo di fronte e poi cerchiamo anche di entrare.
Siamo dentro amici, ma c'è la messa, quindi filmo senza parlare più. N'ayons pas peur de lui présenter notre détresse, il vient nous ouvrir. Faccio una piccola zoomata per farvi apprezzare e capire quanto è meravigliosa questa cattedrale. Stile architettonico gotico, completata nel 1540. Nostra Signora di Rouen è una delle più grandi e sfarzose chiese gotiche della Francia. Vanta il primato di avere la guglia più alta del paese e la terza d'Europa, 96 metri dal suolo, che la rese l'edificio più alto del mondo fra il 1876 e il 1880. Dal 1862 è riconosciuta come monumento storico di Francia. Si trova nella città vecchia, sulla riva destra della Senna, a poca distanza dalla piazza del Mercato Vecchio, dove Giovanna d'Arco fu arsa viva il 30 maggio 1431. E adesso infatti non vedo l'ora di farvi vedere il punto esatto e dove c'è la statua dedicata a Giovanna d'Arco. Siamo nella piazza principale, la piazza del mercato, e qua dietro c'è la statua che vi dicevo. Adesso andiamo a vederla. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin Ecco qua ragazzi, quello che vi ho raccontato in questo periodo. Mi emoziona molto. In questo esatto punto fu arsa viva, vi rendete conto, per eresia. Perché nel XV secolo una donna non poteva vestire da uomo con i pantaloni. È la scusa per farla fuori, ovviamente. Che bella città anche Rouen, e poi ricca di storia. E queste cose mi affascinano moltissimo. Chi non ha sentito nominare Giovanna d'Arco? E qua ci troviamo appunto nel mercato comunale. Qui fantastico, mangiano crudi di mare e vino bianco. Meraviglioso. We'll make it through. Tell me you're the one for me now. 'Cause what am I supposed to do? If you are not the one for me, then tell me now what I could do. Le ciliegie a 14,80 € al chilo, ragazzi. No, ma prezzi spaventosi. Rita si chiedeva giustamente come facciano a vivere i francesi.
o prendono 4.000 euro al mese, ma non credo che prendano poco più degli stipendi italiani. In Italia uno stipendio medio di 1.500, qui magari sarà di 2.500, ma non molto di più, non credo 4.000, ma già con 2.500 non vivi qui, è impossibile. Pomodori a 4,80 euro quelli normali, rossi, e se prendi già ciliegini datterini 11,50 euro al chilo. You're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you are not the one for me, then tell me now what I could do. Tell me you're the one for me now, I pray that you believe it too. Compriamo il pane, amici, e rientriamo in camper a pranzo. Un po' di Rowell abbiamo visto, 2 passi nel centro storico ce li siamo fatti, è quello che volevamo fare effettivamente. Rita, quindi pranziamo in camper, ravioletti, si pranza a casa, non è che mi dispiace molto. Ristorante da Rita, noi ci troviamo sempre benissimo. Io un po' meno. Colpa di tuo figlio? Lo so. Perché abbiamo visto anche il sushi appena fatto, molto pulito, sembrava davvero un bel locale, quindi lì avremmo potuto mangiare bene. E invece con Davide. Davide è sempre scettico, deve ancora imparare a mangiare. Glielo dobbiamo far assaggiare, lui non lo conosce. Comunque c'è caldo finalmente, possiamo stare poco in libertà anche in camper. In comodità. Sì, perché in genere sempre in felpa, pantaloni e calzi, adesso ci sono 23 gradi dentro il camper e si sta da Dio. Ragazzi, ne approfitto, Rita sta finendo di cucinare e io ho 5 minuti. Non saluto da molto, ma ho sempre una lista impressionante, quindi andiamo avanti. Luis Eduardo dall'Uruguay, un abbraccio a Cristiano Camelo. Ciao Rita e Roberto, potreste salutare in un video mia mamma Maria e papà Nicola, vi guardano sempre da Como. Tanti saluti cari e grazie per seguirci. Salutiamo i pisani Daniela, Marco, Sabrina e Simone, Filippo e Simone da Marzana, Luigi e Felicia da Bucarest, Peppe e Monica da Lucerna, Svizzera, Andrea, Valentina e Fabio, Mary e Jesus Limon non c'è scritto, forse Sud America. Diegone da Torino, Diegone sei un grande, mi scrivi sempre. Ero convinto di averti già salutato, invece appunto è ancora qui il tuo messaggio, perché poi dopo che saluto li elimino perché ne ho centinaia, non ci capire più niente. Quindi grande Diegone, grande, grazie per seguirci sempre, sei sempre presente e mi scrivi sempre, mi fa piacere. Stefano e Cristina, mia moglie prende spunto da Rita per la cucina. Sebastiano, gentilissimo, grazie, e grazie anche per, se non sbaglio, qualche piccola donazione che ci hai fatto, grazie mille. Cesare, Stefania ed Ale da Formia, grazie ragazzi. Daniele da Palermo, Edoardo, Veria, Matilde e un abbraccio a tutti voi. Ciao a voi amici, io dormo con voi in dinette, russo, ma non ho mai fatto colazione insieme a voi. Quando poi saluta anche a me se ti va. Saverio dalla Svizzera, grande, ciao Saverio. I 4 nipotini Renata, Antonio, Rufina e Jessica ed Emanuel da Insegnata, Argentina. Ciao a tutti. Chiara da Salò, Lago di Garda. Gianni da Modena dice viva la Sardegna, viva la Sardegna, viva tutta Italia. Denis, Elena e le loro figlie da Brescia. Pronti? Siamo pronti? Vamos. Dai Dado, vieni giù. Ravioletti, poi? Ravioletti e poi non lo so, una fettina, qualcosa faremo. Pranzo improvvisato. Siamo strapronti per partire amici, abbiamo deciso di, non dico tornare indietro, ma comunque stiamo salendo sulla costa
leggermente verso est, noi stiamo andando a ovest verso il Belgio, perché non vogliamo farvi perdere Etretat. La visitammo anche questa 5 anni fa e ne vale davvero la pena, quindi ritorniamo per voi. È un modesto villaggio di pescatori, la località oggi è una delle stazioni balneari più rinomate dell'intera nazione, grazie alle sue spiagge ghiaiose ma soprattutto alle sue falesie naturali di calcare a picco sul mare. Infatti è detta e conosciuta come la Costa d'Alabastro, questo c'è scritto. Adesso partiamo, 1:10 e siamo lì. Si lascia dunque Rouen, città strepitosa, toccata e fuga, però dovete pensare che noi questi posti li abbiamo anche già visitati, quindi veniamo esclusivamente per voi, non ci vogliamo rimanere troppo, ve lo vogliamo far vedere perché sono dei posti che ci sono rimasti nel cuore, quindi tutto qua. Bene, 94 km e vi facciamo vedere una delle coste più belle di tutta la Francia. Tra l'altro usata anche per delle pubblicità, è famosissima, vi faremo vedere una particolarità di questa costa che sicuramente avete visto in qualche pubblicità anche in Italia. Ci siamo quasi 21 km, siamo usciti dall'autostrada, avete visto, ho pagato altri 15,80 € se non sbaglio. E ci parcheggiamo, il tempo è come sempre brutto, piove e vabbè, freddo no, freddo no. Siamo arrivati nuovamente nella costa, ragazzi, tra un po' rivediamo il mare, da molto che non lo vediamo. Allora, qui c'è un problema con i rubinetti, che noi non abbiamo questo tipo di rubinetto, però c'è un signore lì fuori e ho chiesto a praticamente tutti quelli che sono parcheggiati e nessuno ce l'aveva e nessuno aveva caricato acqua. Poi ho chiaramente bussato da un francese e loro ce l'hanno. Vedete come è fatto? È doppio, praticamente questo entra anche dentro, è uguale e adesso posso caricare. Vedete che belle queste colonnine, carta di credito, 1 euro, 100 litri d'acqua più o meno. Abbiamo già riempito un serbatoio, adesso riempiamo l'altro, scarico le grigie e ci siamo, fatta la cassetta. È ora della tisanetta e finalmente è uscito anche il sole, ragazzi, c'è caldo. Guardate che belle temperature, 21,7 dentro il camper, 0,8 e 18 gradi fuori. Finalmente un po' di temperature gradevoli. Ma comunque dovrebbe piovere per il resto dei giorni, i giorni prossimi, domani e dopo dovrebbe piovere ancora. Vabbè, anche se oggi doveva piovere, ma alla fine 2 o 3 goccioline, niente di che. Sì, niente di che. Spero che sia così anche domani. Dado ha lavorato col suo computerino, io ho lavorato un po' col mio e Rita ha lavorato con le sue padelle. E ci hai preparato del pollo in tegame. Sì, sovraccosce di pollo disossato. È troppo buono perché rimangono molto umide e quindi apprezzeremo. Adesso ritiro tutto, apparecchiamo, sono le 8:20 e ceniamo. Uno? No, anche di più. 2? Sì. 1, 2 anche dato? Buona cena a tutti amici, minestra di lenticchie buonissima, un po' di pollo e ci vediamo domani per farvi vedere Etretat, le falesie d'Alabastro. Ciao, buonanotte. Ciao a tutti. Buonanotte.